Ciao a tutti picciotti e benvenuti sul mio nuovo canale. Sono entusiasta di poterti presentare questa nuova avventura ricca di tecnologia, divertimento e creatività. Sono qui per poter portare nel mio canale contenuti tecnologici in maniera differente. Infatti non troverete soltanto recensioni di prodotti tecnologici o novità tecnologiche, ma ci saranno anche progetti fai da te, esperimenti divertenti e molto altro. La mia passione è sempre stata la tecnologia e quindi ho voluto mettere insieme questa mia passione con il divertimento e appunto la creatività per poter creare qualcosa di unico nel suo genere. Ma non sarò soltanto io a dovermi divertire. Infatti la mia idea è quella di potervi rendere partecipi il più possibile in modo da intrattenervi e farvi divertire. Infatti mi piace l'idea di poter creare insieme a voi e con il vostro aiuto ed esplorare le infinite possibilità che la tecnologia ci offre e rendere il tutto divertente e accessibile per tutti. Quindi, se sei pronto a unirti a questa fantastica avventura tecnologica, creativa, divertente, ti invito a iscriverti al mio canale, di mettere un like e di partecipare alla nostra community. Einstein una volta disse: la creatività è contagiosa, trasmettila. Questa citazione sarà il fulcro, l'anima di questo canale, proprio perché penso che la creatività ci spinga a fare tutto con ottimismo ed è applicabile poi a qualsiasi settore o hobby che sia. Infatti non dovremmo commettere l'errore di associare la creatività soltanto all'arte. Per esempio, prendiamo la medicina. Inizialmente sembrerebbe che non ci sia un collegamento diretto con quest'ultima, ma pensandoci bene la creatività è molto utile, per esempio per esplorare, per scoprire nuovi metodi, oppure affrontare un problema particolare sotto un punto di vista che non era mai stato esplorato in precedenza. Il motivo dell'apertura di questo canale è proprio perché anche io in precedenza sono stato contagiato da altri youtuber e quindi mi piacerebbe poter contagiare anche voi, almeno ci spero. Per il prossimo video ho in mente qualcosa di veramente strepitoso. Non voglio spoilerarvi nulla, ma su questa scrivania c'è tutto il materiale, o almeno quasi tutto il materiale che avremo bisogno per realizzare il prossimo e il primissimo video. E quindi direi di cominciare a fare l'unboxing di tutta questa roba. Ho acquistato il materiale per il prossimo video su 3 store differenti: Amazon, AliExpress e Temu. Amazon non necessita di presentazioni, lo conosciamo tutti, nel bene e nel male. E ho acquistato, cosa ho acquistato su Amazon? Intanto avevo già aperto proprio per vedere i prodotti, se c'erano problemi. Comunque, quello che ho acquistato su Amazon sono delle board per poter creare dei circuitini. Ci sono diverse misure, diverse dimensioni. Poi cosa abbiamo preso? Questo è interessante. Ecco, ci siamo. Eccolo qui. Un display touchscreen con il suo pennino da 2,8 pollici che sarà collegato a un microcontrollore. Vedremo poi quale microcontrollore. Questo era quello che ho acquistato su Amazon. Poi altre cose, questo per esempio su AliExpress.
la maggioranza di noi conosce, in realtà per me è il mio primo acquisto. Devo dire che i tempi di consegna so che ovviamente non sono i più veloci, non è come Amazon, però la maggioranza dei prodotti mi è stata consegnata nell'arco di 12-15 giorni, tranne per alcuni prodotti che in realtà ancora aspetto che dovrebbero arrivare. Comunque cosa ho preso? Ho preso una serie, un kit di resistenze che comunque sono molto utili per qualsiasi necessità, ci sono diverse misure, ecco. Poi, cosa abbiamo preso? Su AliExpress ho preso anche questi switch, speriamo che non li perda perché sono veramente minuscoli. Ecco, ne faccio vedere uno. Eccolo qua. Piccolissimi. Altra roba che ho preso sempre su AliExpress. Ho comprato due motorini DC che saranno collegati, appunto pilotati da microcontrollori. Questi due, quindi da qualche parte ci sarà l'altro. Eccolo qua. In realtà ne ho comprati altri, ma su Temu, vedremo dopo. Eccolo qua. Ho preso, qua forse ho esagerato nell'acquisto e devo cercare di limitare il mio budget. Comunque ho acquistato 1000 LED bianchi da 3 mm. Credo che siano tantissimi. In realtà non so se utilizzerò questi o quelli RGB che ho acquistato anche a parte. Però, ecco. Temu è una nuova piattaforma che in Italia sta cominciando a prendere piede. Sinceramente ho visto anche che i prezzi iniziali erano più bassi di AliExpress, tempi di consegna erano inferiori a AliExpress. E in più c'erano, almeno nel mio caso, ho avuto il 50% di sconti sui prodotti che ho acquistato. E quindi sono stato tentato di provare questa nuova piattaforma e devo dire che in realtà mi sono trovato abbastanza bene. Ma non siamo qui per sponsorizzare Temu perché non ho preso una lira da loro, ovviamente. Anche perché nel primo video non mi sponsorizza nessuno. Allora, cosa abbiamo qui? Sono 3 camerine OV2640 da 75 mm. Ne ho comprate 3 perché ora vedremo il motivo quando faremo un unboxing del resto. Qua ho, come vedete, 3 pacchettini, eccolo qua. Allora, questo è una board, un driver per motori DC. Infatti avremo qua le varie, vari input e le uscite per pilotare due motori DC. Ogni board di questa può pilotare due motorini. E quindi i motorini DC che abbiamo visto poco fa non sono abbastanza. Eccoli qua, penso che questi ci passeranno. Sono altri motorini DC che questi ho acquistato su Temu. Fatemi sapere se la pronuncia è corretta, scrivetelo nei commenti. Comunque questi sono motori DC molto simili a quelli precedenti, quelli comprati su AliExpress, 10 motori DC. Anche qui ce n'è qualcuno in più, serviranno per il futuro. Poi su Temu sempre ho acquistato una serie di calamite, sono confezioni da 150 ciascuno, sono 4 confezioni, quindi sono 600, eccoli qua, piccolissime. Ok, quindi chissà cosa ci faremo con tutte queste calamite, che cosa serviranno, vi chiedete voi. Lo scoprirete nel prossimo video. Qua ci sono
LED e RGB sono indirizzabili singolarmente, quindi potremmo pilotare ogni singolo LED. Ne abbiamo comprati di questi 300, credo, sì, 300 LED. Diciamo sì che le quantità sono quasi industriali, diciamo. Come primo progetto di video YouTube credo che siano abbastanza. Qua ci sono dei sensori di effetto Hall che credo molti di voi sanno che servono appunto a rilevare un campo magnetico. Quindi sono piccolissimi, sono quelli digitali, quindi daranno in output 1, 0 in base alla presenza o no di un campo magnetico, non daranno il valore ma soltanto presente o assente. Sì, questo è, vabbè, sapete cos'è? Un box per due batterie 18650, le batterie, le pile sono ancora in spedizione, appunto come dicevo l'ho preso su AliExpress e ancora non so quando arriveranno. Di questi ne ho comprati 3 e quindi 1, 2, 3 possiamo già buttarli via. Questa serve per poter scrivere su un microcontrollore che era sprovvisto di ingresso USB e quindi ho dovuto comprare a parte un FT232RL appunto per poter scrivere nel mio microcontrollore. Eccolo qua. Questo è SP32 CAN, è molto simile all'Arduino, lo conoscete, molti di voi lo conoscono, molto simile ad Arduino, in realtà ha delle caratteristiche tecniche un pelino superiori a Arduino Nano, ma il prezzo è anche più contenuto. Quindi questo particolare modello è già corredato di configurazione per l'acquisizione video, quindi c'è la presenza di una fotocamera, la modificheremo, lo cambieremo con quelle che abbiamo visto prima, che hanno un collegamento più lungo, poi hanno uno slot per la scheda SD e poi anche un'antenna wireless e credo che siano anche Bluetooth, sì, Wi-Fi più Bluetooth, quindi hanno tutto ciò che serve. Come vedete non c'è un ingresso USB per poter registrare, per poter memorizzare il nostro codice. Dicevo, avevo dimenticato, queste sono programmabili sempre con Arduino, utilizzando appunto il loro framework Arduino. Per caricare dati, questi sono stati inviati con questa board che appunto viene collegata al microcontrollore e da qui c'è l'ingresso Type B per programmare il nostro controllore. Di queste ne ho comprate anche 3. Eccole qua. Questo è un altro microcontrollore SP32 Vroom 32. Questo ha 38 pin se non erro, sì, ha il 3 volt, il 5 volt, quindi anche per questa soluzione in realtà questa non è la configurazione per la cam, ma è la configurazione diciamo standard, ma 38 pin. Anche questo wireless, Bluetooth, addirittura credo che ci sia questo qui sia touch, quindi ha un sensore touch su questo chip. E questa ha l'ingresso USB per appunto poter uploadare il nostro codice. Infine l'ultimo acquisto è questa board, ne ho comprati 3 e quindi questi 3 sono la stessa cosa, e regolatori di tensione che andremo a utilizzare appunto nel prossimo video, vedrete. Eccoli qua. Sembra che non ci sia altro, in realtà manca ancora qualcosina, però lo scopriremo magari nel prossimo video, ma tutto il necessario era qui presente. Allora picciotti, questo è quello che ci servirà nel prossimo video. Vorrei chiedervi, secondo voi, cosa andrò a realizzare con questo materiale e soprattutto cosa
andreste voi a realizzare tutto questo materiale? Fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Se ti va, ricordati di iscriverti al canale, lasciare un commento e mettere mi piace. Sono sicuro che insieme potremo creare qualcosa di veramente speciale. Hi everyone folks, welcome to my channel. I'm excited to introduce you to my new adventure filled with technology, creativity and fun. I'm here to explore the technology in a fun way. You won't find just technical review or technical news, but also DIY projects, fun experiments and much more. Technology has always fascinated me and I wanted to blend this passion with creativity and fun to create something truly unique. In fact, I love the idea of creating together, exploring the endless possibilities of technology and making fun and accessible for everyone. Einstein once said, "Creativity is contagious, pass it on." This quote will be the soul of this channel because I believe that creativity inspires us to approach everything with optimism. And it is also applicable to any field or hobby. In fact, we shouldn't limit it just with art. Think about medicine, for example. Initially, you think maybe that seems unrelated. But creativity can be useful for discovering new method or approaching a particular problem in a modern way. The reason for starting this new channel is because I've been inspired by creativity of other various YouTubers. So I would love to inspire you as well. I hope, I mean. For the next video I have something amazing in my mind. I won't spoiling anything about the next video, our next project, but all what we need, or maybe almost all, we have in this desk. So let's start to unboxing all this stuff. I bought these materials from 3 different stores: Amazon, AliExpress and Temu. From Amazon, which no need introduction, I bought these things, and we see I have already opened only for check that all it was right. I bought this touch screen display with its pen. Is 2.8 inch and it has a SD card, and this we will connect with a microcontroller, which we will see next. Then still from Amazon I bought these boards with different sizes, a kit. It was very cheap. I have different boards, different size of boards. Maybe I will let you the link in the description of all this stuff. You see? AliExpress is a very famous store.
I bought 1000 pieces of white LEDs. I may have go overboard here. A kit of resistors. We need resistor, many kind, many type. So here resistors. I bought also this DC motor, DC engine, this motor. I bought from AliExpress 2 pieces of them. Okay, here is something very small and I must be careful with them. Some switches. I think that I bought 10 switches. See, with the red button. Very small and very easy to load. From AliExpress I also bought these cameras OV264O. 3 pieces of this camera. This will connect with microcontroller, which we will see then. Temu is a new store coming in Italy and is growing in Italy. I have seen some review and I wanted to try it because I see the sale about products. Each product was cheaper than AliExpress and also shipment was fast. So I want to give a try. I bought this register. I'm not sure if I will need for the next video because in my first idea I wanted to use this 1000 LEDs and need these registers here. I bought 10 pieces. Driver for DC motors. Each one can drive 2 DC motors. Here I have other 10 pieces DC motors. I bought more because it was insane. So other DC motors from Temu. We will see if quality is also good. We will see all this stuff, all these things in action in the next video. So stay here. Remember to come here or subscribe in my channel. Other things I bought is LGB LED. I bought 300 LEDs. Is a single adjustable, so it means that also if I will connect in series, I can make a configuration for them and each one can have a different color. So 300 LED. These are sensors, all effect sensors. Very small is the digital one. I'm not sure if you can see. It's the digital one, so it has only 3 pins. Magnets. These magnets I will need with the sensor all effect. So this will produce a magnet field. Is 300 pieces of magnets. You can see 300. Oh, many pieces of all. This is the microcontroller SP32 CAM. This is may you know, this is like Arduino, but it's cheaper and it has is more powerful. For example, I don't remember exactly how many space or RAM it has, but it's more powerful than Arduino Nano. This specific configuration is for camera. You can see there are already
camera on it, connected. It also has a Wi-Fi antenna and Bluetooth, and a slot for the micro SD card. These come with the board, this board, because if you see here there aren't USB slot, so we can't write code directly on it. So this board is coming with this SP32, and here we have the USB slot. I bought 3 of them. Tension regulator, DC, 3 of them. We will use still the material for next video. I bought other microcontroller, still SP32, but this is other configuration, is the standard. Here we have USB here in this card, as also the Wi-Fi antenna here, over here. It has 38 pin, and this chip has some touch sensor. Okay, about this, I bought 2 pieces. I really don't need 2, but it was insane, it was cheap, so I chose to buy 1 more. And nothing more. Alright, folks, this is what we'll need for the next video. How I said before, not all material is already here, but the most important part, yes. So my question for you is, what do you think that we will create in the next project? Or maybe, what do you would like to build with this stuff? If you have already an idea, please write it in the comment. I will be happy to read and answer you. See you soon in the next video. If you want, remember to leave a like, write a comment, subscribe and share it with your friends. Together we can create something very special.